A Rimini volavo con il 109 perché avevo già fatto il passaggio sul 109 ed ero il più anziano pilota del reparto e avevo come comandante il generale Stefanini. Il generale Stefanini è una bravissima persona e lui mi ha preso come pilota più anziano del gruppo, dato che a me piaceva volare con il navigatore e lo sapevo usare benissimo, quindi delle volte mi mettevo in certe condizioni che non ci si poteva mettere, ma ero talmente sicuro di fare questa missione che, ripeto, non ho avuto mai nessun tipo di problema, mai nessun tipo. E poi io il giorno prima me la studiavo per bene. Cosa succedeva? Che se trovavo difficoltà ad atterrare in quell'aeroporto, sapevo un altro aeroporto alternato, quindi studiavo anche quell'aeroporto, sapevo che si poteva atterrare con l'ILS, sapevo che si poteva fare una procedura VOR, quindi non avevo nessun tipo di problema. Non mi è mai successo niente che mi sono messo in condizioni difficili. Col 206 sì, col 109 che aveva una strumentazione idonea non ho avuto nessun problema. Poi è passato, dopo il generale Stefanini, ho avuto come successore il generale Calligaris, anche lui una bravissima persona, anche con lui volavo molto, e purtroppo ha avuto un incidente a Viterbo e ha perso la vita lui insieme a un altro allievo. E come terzo generale avevo il successore di Calligaris, era il generale Arena. Il generale Arena, una bravissima persona. Una bravissima persona. E con lui si fidava ciecamente di me, senza problemi. Mi chiedeva sempre come si fa, possiamo fare? No, sì. Quindi io se dicevo la missione si può fare, lui la faceva. Se non si può fare, lui non è che insisteva. Una volta mi disse: Sandro, dobbiamo assolutamente andare a Bologna perché il generale del nord d'Italia mi deve assolutamente parlare. Come sono le condizioni? Io ho fatto: guardi comandante, le condizioni meteo a Bologna sono marginali, lungo la rotta sono pessime, a Casarsa della Delizia si può atterrare, si può atterrare. E lui mi disse: vogliamo provare? E io ho fatto: proviamo. Insieme a me c'era io, l'altro pilota era il generale Arena, poi c'avevo un tenente colonnello e uno specialista. E decollammo da Bologna, una visibilità, forse avevamo 1500 metri. Dopo Bologna sono arrivato su Rovigo, un muro. Sono salito a 5000 piedi, sono entrato dentro e ho continuato. Avevo il mio GPS, nessun problema. Contattato anche Aviano, la visibilità era più di 3 km, per cui non avevo nessun tipo di problema. Se non riuscivo ad atterrare a Casarsa della Delizia, atterravo ad Aviano. E lungo la rotta, tutto dentro fatto, tutto dentro. Quando sono arrivato a Casarsa, mi ricordo che il colonnello mi guardò ed era serio, ha detto: io con te non ci vengo più. In più poi lo specialista mi chiamò e dice: io da quando sei entrato dentro in nube e da quando sei atterrato avevo i crampi nelle gambe dalla paura. E io ho fatto: ma perché non ti sentivi sicuro a stare come? Sì, sì, ma però sempre dentro io ho avuto sempre paura. Generale Arena, perfetto, nessun tipo di problema. Quel generale del nord Italia chiamò il generale Arena e gli disse: ma fammi capire, io ho avuto dei problemi a decollare da qua e andare verso Pisa, tu come hai fatto a venire qua? E il generale non è che gli ha detto: oh, abbiamo volato sempre dentro, gli ha detto: ah, comandante, guardi che ogni tanto si apriva, quindi noi andavamo là, poi facevamo una virata a destra, andavamo là, facevamo una virata a sinistra, andavamo là. Bene o male siamo riusciti ad arrivare. Invece non era vero, perché era l'unica scusante plausibile che poteva inventarsi il generale Arena, una bravissima persona. Altre cose, con un altro pilota, io pilotavo,
e lui aveva la cartina di volo vicino a me e io gli faccio, mi dici Leo, adesso non mi ricordo se non funzionava qualche strumento, allora gli dissi Leo dov'è che siamo? E lui dice aspetta prendo la cartina. Era periodo estivo, quindi periodo estivo noi avevamo il finestrino dell'elicottero leggermente aperto. Lui fa in tempo a prendere la cartina e tenerla in mano, che in quel momento venne risucchiata la cartina di volo immediatamente. E io lo guardo e lui mi riguardò e dice non so più dove sono. E quindi, però non c'era problema perché era un volo da Bologna diretti a Rimini, basta seguire, poi si vedeva, avevo messo il VOR di Rimini che me l'aveva preso, quindi, però è stato bello perché lui in quel momento prese la cartina di volo, la tenne in mano e poi aprì il finestrino, in quel secondo venne risucchiata immediatamente. Beato chi se lo trovava giù a terra. In quel periodo iniziò anche le missioni in Iraq, per cui il buon generale Stefanini mi disse vuoi venire in Iraq con me? E io gli dissi sì, però non ho il passaggio sul 412, nessun problema. Nel giro di una settimana mi mandò a Viterbo a fare il passaggio sul 412 e qualche giorno prima però dovevo prendere confidenza con questo elicottero, volai col 412 a Rimini. A Rimini c'avevo come istruttore di volo un mio paricorso, poi passato ufficiale, il tenente colonnello Luciano Bosco. Lui era anche istruttore di 412, quindi mi ricordo periodo estivo andammo giù dalle parti di Falconara, abbiamo fatto un ILS e poi ritornavamo. A un certo punto verso Pesaro eravamo sui 1000 piedi, 1500 piedi e la torre di Rimini ci chiamò, ci disse guardate che a Cervia ci stanno chiamando perché sta arrivando dal mare un forte temporale, un vento, loro l'hanno classificato sui 70 nodi. Noi, a dir la verità, a Pesaro vedevamo sulla nostra destra, sul mare bianco, però non riuscivamo a capire perché il volo era tranquillo in quel momento. Quando siamo arrivati vicino Rimini, abbiamo preso tutto questo temporale, un vento che è arrivato fino a 70 nodi. Noi siamo riusciti, bene o male, ad arrivare sulla pista, ma non atterrare sulla pista proprio, ad atterrare sull'erba, perché il vento era fortissimo. Quando abbiamo atterrato lì, ho detto, boh, aspettiamo che passa, perché non potevamo mettere al minimo l'elicottero, perché dal vento che c'era era molto pericoloso. Per cui noi siamo atterrati, ma in quel momento girandomi sulla mia, anzi no, di fronte mi ricordo, di fronte mi sono visto un bidone dell'olio, quelli enormi, alti 1,5 metri, volare, che volava e veniva verso di noi. In quel momento ho fatto, Luciano guarda un po' verso di noi cosa sta arrivando, e lui infatti guarda il bidone e dice oddio un bidone di quelli enormi, era vuoto perché era impossibile. In quel momento l'abbiamo visto, sembrava strano, stava venendo dritto verso noi. In quel momento noi abbiamo alzato l'elicottero, ci siamo alzati per 5 metri, il bidone ci è passato sotto e noi siamo riatterrati. E poi niente, abbiamo aspettato che il vento diminuisse e siamo atterrati al gruppo. Ecco. La missione, dicevo che il passaggio sul 412 non ho avuto nessunissimo problema a manovrare l'elicottero, è come da una 500 uno passava su un SUV molto più grande, ma problemi, ripeto, io non ho avuto problemi di volo, niente. In Iraq ci sono stato per 2 volte di seguito, 6 mesi più 6 mesi, e le missioni erano molto impegnative. Si controllava le linee elettriche, si volava a bassissima quota, si controllava camion che venivano da sud
E la configurazione della B412 era con 2 piloti, 2 mitraglieri di bordo ed eventuale uno sniper, se dipende come era configurata la missione. E le protezioni del 412 era che sotto noi avevamo una piastra di Kevlar sotto il pianale del 412, in più avevamo i sedili blindati, in più avevamo delle piastre laterali che ci potevano salvare. E in più poi si volava con un giubbino, il tartaruga, un giubbino antiproiettile che vi dico che era impossibile, poi ci si muoveva con difficoltà, periodo estivo, 50 gradi di temperatura, e la sabbia che poi incontravamo era qualcosa di impressionante. Spesso trovavamo dei muri di sabbia. All'interno del compound c'era una sirena, gli americani mettevano una sirena quando stava a arrivare una nube di sabbia. Queste nubi di sabbia erano alte sui 100 metri all'incirca e poi avanzava velocemente e in quel momento diventava tutto rosso. Questa sirena suonava sempre ed era pericolosissima andare in volo, per cui chi era in volo doveva ritornare indietro perché era impossibile ad atterrare. Poi dovevamo sempre coprirci la bocca perché ci si sentiva proprio la sabbia in bocca. E spesso e volentieri ho fatto una missione in Kuwait per portare un ragazzo che è stato ferito o roba del genere. L'ho portato in un ospedale del Kuwait. Il Kuwait mi ha impressionato dai pozzi petroliferi che c'era lungo la rotta, una cosa impressionante. E poi invece il 21 gennaio, sempre in Iraq, ho avuto un incidente e è morto un mio amico, il mio mitragliere di bordo, che io ero di QRA e in quel momento ci hanno chiamato dalla sala operativa che una pattuglia dei carabinieri era in difficoltà ad uscire da Nassiriya perché era stata attaccata, per cui noi dovevamo andare ad aiutarla. Siamo decollati, in 5 minuti siamo decollati e siamo arrivati sul fiume Leufrate, quando a bassissima quota, perché mi ricordo eravamo sui 100 piedi, 100-150 piedi, a una velocità di 100 nodi, 120 nodi. Quindi siamo arrivati sul fiume Nassiriya. In quel momento, fortunatamente, fra virgolette, ci ha chiamato il comandante della pattuglia dei carabinieri che stavano uscendo. Quindi ci hanno chiamato, ci hanno detto: guardate, stiamo uscendo, per cui non intervenite. In quel momento però noi dalla sala operativa ci avevano pure avvisato che c'erano delle persone armate giù dalle parti del fiume Nassiriya che erano armati. In più noi ci avevano autorizzato a caricare in caso fossimo stati colpiti o cominciavano a sparare da giù. E in quel momento io però, quando il comandante di questi carabinieri ci ha chiamato, ho cominciato a fare una virata, sempre sui 100 piedi, 150 piedi, una virata leggera. In quel momento ho sentito sparare e un colpo purtroppo ha preso a Simone, che lui era il mio mitragliere, stava qua a 1,5 metri da me, e un colpo purtroppo lo prese sotto qua e morì dopo poco, poche parole. Poi ho fatto altre missioni di volo in Afghanistan e lì ci sono stato altre 2 volte, 6 mesi di missione in Afghanistan e poi a casa. Poi un'altra missione in Afghanistan. E là sempre con il generale Arena, ricordo che ero con il generale Arena. Poi noi facevamo anche, quando ero a Rimini, facevamo delle missioni, dovevamo avere un'abilitazione a fare l'ammaraggio forzato. L'ammaraggio forzato che lo facevano quelli dell'aeronautica e quelli della Marina, quindi ci hanno incluso anche a noi. L'ammaraggio forzato con l'Helo Dunker si arrivava all'Uni
che lì c'era la base della Marina Militare. Per 2 o 3 giorni si faceva addestramento in apnea, in poche parole ci metteva sul bordo della piscina, sottosopra si doveva stare almeno 1 minuto e mezzo senza respirare. Dopo aver preso confidenza nel respiro, ci mettevano su una cabina di un elicottero con le porte aperte, le portiere aperte, i 2 piloti senza porta, i specialisti le avevano un po' più indietro, le porte aperte, senza porte in poche parole. E niente, il primo assaggio era che questo Heliodunker entrava nella piscina piano, entrava giù in fondo e poi si doveva uscire. Prima uscivano i piloti e poi usciva tutto il personale dietro. Il giorno successivo si doveva entrare dentro questa piscina a 45 gradi, quindi a 45 gradi i piloti bene o male uscivano e anche dietro i specialisti. Dopo 90 gradi e poi 180. Ma dico, io che sono di Ancona, Osimo, so nuotare benissimo, non ho nessunissimo problema, ma c'erano personale all'interno, specialisti e capitava anche dei piloti che non sapevano nuotare. Quindi quando questo Heliodunker si girava sottosopra, vi potete immaginare la confusione che c'era, a parte i pugni che si davano da tutte le parti. Per fortuna che all'interno dell'Heliodunker c'erano 2 della Marina con le bombole e controllavano e avevano i bombolini, in caso che qualcuno impazziva gli mettevano questa bombolina e questo respirava, lo faceva uscire. È stata una cosa bella, comica, ma molto istruttiva, molto istruttiva. E niente, questa è la mia vita da pilota militare. Me la sono sempre cavata, ho fatto molte ore di volo, ho fatto molta esperienza, specialmente a Treviso con la nebbia. E che dire, io ringrazio Ronnie che mi ha dato l'opportunità di fare questa intervista come primo pilota dell'aviazione dell'esercito, non è più aviazione leggera dell'esercito, ma aviazione dell'esercito, e spero in un futuro che sia arma, perché adesso l'aviazione dell'esercito è una specialità. Io non sono più un militare, ma spero che sia arma perché se non siamo arma non andremo mai avanti, in poche parole. E niente, è stata una bella carriera perché ho fatto il pilota fino alla fine, proprio fino all'ultimo giorno. Faccio un grande bocca al lupo a tutti gli allievi che stanno frequentando il corso da pilota e saluto tutti i colleghi dell'Avis che stanno a Rimini o in tutti i reparti dell'aviazione dell'esercito. Spero che questa mia intervista sia di ispirazione per i giovani che desiderano intraprendere un percorso di pilota militare dell'esercito. E spero come sempre che sia arma nell'esercito. Saluto con affetto tutte le famiglie dei caduti e del personale che ho conosciuto. Purtroppo, come si dice, la vita del pilota militare comporta dei rischi e per quando possa essere addestrati e preparati, talvolta il destino è quello che decide per noi. Tutto qua. Grazie a tutti.